Sono Fulvio Di Piazza, pittore palermitano, appartenente alla cosiddetta scuola di Palermo. Insomma, sono attivo sin dal 1996 nel campo della pittura. La mia è una pittura che, se vogliamo, può essere inquadrata in un filone fantastico, surrealista, che prende spunto probabilmente inizialmente da esperienze, da un background legato alla cinematografia, legato a tutta una cultura che generalmente non viene, non è la cultura con la C maiuscola, non è l'arte con la maiuscola, ma è tutta quella cultura che, non lo so, come penso al fumetto, penso a un certo tipo di letteratura, se vogliamo di fantascienza, fantastica, a un tipo di immaginario fantastico che mi ha consentito all'inizio di sviluppare proprio un lavoro che risentiva molto di queste esperienze qua. Quindi un lavoro molto carico, molto, se vogliamo, barocco, dove gli elementi principali sono sempre quelli dell'arte, della pittura, se vogliamo, antica, cioè la ricerca della profondità, la ricerca della luce, però che si sviluppa, almeno che si sviluppava inizialmente attraverso un gioco di sovraccarico di immagini. I quadri erano un'esplosione di personaggi, di situazioni, e quindi in questo senso erano molto legati al mondo dell'illustrazione, al mondo del fumetto. Successivamente, nel corso degli anni, l'immagine, in un certo senso, pur rimanendo molto carica, si è andata svuotando piano piano, ma è rimasta comunque un'immagine che è riconducibile a un'idea di pittura surreale. Viene inquadrata in un filone detto pop surrealismo, un filone nuovo. Ciò che è narrativo nella mia pittura è con una conseguenza diretta del luogo in cui vivo, e quindi del barocco, se vogliamo, siciliano, piuttosto che del mondo dell'ipernarrazione fumettista. Tornando alla pittura in sé, inizialmente era una pittura, appunto, ripeto, ipernarrativa, dove il racconto era, diciamo, l'elemento principale. Succedevano delle cose, c'erano, se vogliamo, delle battaglie fra uomini ed extraterrestri, battaglie che però trattate in maniera molto ironica, con uno spirito, diciamo, con l'ironia che tipica del sud dell'Italia, quindi diventavano anche grottesche come situazioni. Poi nel corso degli anni mi sono spostato più verso un'idea del quadro come più contemporanea, se vogliamo. Rimane sempre molto descrittivo, rimane sempre ipernarrativo, perché è comunque una pittura che si fonda sul dettaglio, è una pittura che si fonda sulla ricerca di una finestra virtuale, in un certo senso. Quindi una pittura che cerca di sfondare la bidimensionalità, che nella ricerca della tridimensionalità, impossibile da trovare in un formato bidimensionale, trova però delle soluzioni di profondità. E credo che questa immagine surreale
diventi in un certo senso contemporanea, ridiventi contemporanea proprio per come viene dipinta, non tanto per quello che narra. Quindi, ritornando indietro, sono partito dalla descrizione, sono partito dal racconto e sono arrivato invece a un punto in cui il racconto è proprio nascosto nella trama della pittura. E la pittura è ciò che avviene in superficie che racconta il pittore, racconta la sua anima, racconta la tragedia. E questo credo che sia una caratteristica di tutta la pittura, cioè quella di andare oltre la rappresentazione, raccontare se stessa e chi l'ha manipolata proprio sulla superficie del quadro. Credo che ogni pittore abbia bene o male un suo codice che è rintracciabile nella pennellata, è rintracciabile nel gesto. È una pittura di invenzione fondamentalmente che è chiaro che risente di stimoli della realtà, stimoli tragici della realtà, e quelli sono importantissimi perché a volte, soprattutto nell'ultima produzione, hanno diciamo una collocazione centrale. Però questi stimoli vengono orchestrati anche con altri stimoli che invece hai proprio nel momento in cui dipinge, ed è la musica.